un po', tanto spontanea, però sono in anticipo, come sempre. Quindi se tu vedi che ho pianificato qualcosa verso le 9, fai pure conto che sono qua alle 9 meno 10, come adesso. Poi il video rimane visibile per tutti e dunque rimane nelle live, no? Intanto, visto che non è iniziato ufficialmente, però abbiamo un visitatore, buongiorno, oggi vi faccio vedere il singolo fiore alle 9, ok? Mentre aspettiamo, guardiamo un po' i pennelli. Allora, qua ho questo grosso ma grosso. Emma, ciao! Questo grosso ma grosso che tu, Emma, hai, penso. Io ce l'ho in 40, però ti basta un 20, un 25, ok? Quello che vuoi, ma se vuoi prendere il 40 si può, si può. Stefania, ciao! Buongiorno! Avete visto il mio annuncio spontaneo su Facebook? Io delle volte sono così, né? Allora, intanto che aspettiamo, guardiamo i nostri materiali. Abbiamo questo mega pennello, è sintetico, ok? La cosa bella è che è flessibile, ma questo lo sapete, deve essere flessibile. Poi, chi è che c'era ieri nella live per gli abbonati? Qualcuno di voi c'era, non tutti, perché ieri nella live per solo abbonati abbiamo fatto questo, no? E qualcuno di voi mi ha mandato due esercizi che avete già fatto. E per fare i dettagli nell'ortensia abbiamo bisogno di questo pennellino qui. Ciao Carolina, e parlo proprio di te Carolina, bene che ci sei. Tu mi hai mandato il tuo, la tua prova dell'acquarello. Io volevo scrivertelo, ma per scrivere è un po' lunga, quindi benissimo che ci sei, perché hai fatto una cosa con lo scroller o con un pennello simile che nell'ortensia non va tanto, non va bene benissimo. Adesso ti spiego come puoi migliorare. Quindi qui ho questo scroller, è pelo di bue questo, è numero 1. E qui vedi uno che è più vecchio, ha perso il pelo. Questo qui è un po' più nuovo, ok? Però io li tengo tutti e due. Addirittura ne ho un terzo dove ho tagliato il manico, l'ho spezzato e quindi ne ho 3. Adesso però non so dove sta. Vediamo l'errore che abbiamo fatto nei fiori, Carolina. Questo lo faccio solo per te adesso. Non solo per te, ma anche per un altro, perché l'ho visto già fare 2 volte quell'errore lì. Questo è il mio quaderno degli schizzi. Ok, se tu hai il tuo bel pennellino scroller, Marina, buongiorno. Per adesso leggo i nomi, siamo in una live pubblica, pubblicissima, quindi accessibile a tutti. Poi di sabato facciamo le live dedicate solo agli abbonati. Allora, ieri abbiamo fatto questo, ok, tutti insieme, dell'abbonamento, e io uso questi residui. Ecco qua che si è rotto. Si è rotto la plastica, ok? Ma va bene, i colori non li butto. Dunque, se tu, Carolina, o adesso anche tutti, per tutti, no? Se tu hai un pennello lungo così, prendi tutto, con tutto il corpo, il materiale, vedi, non solo con la punta,
E adesso su un foglio prova ti faccio vedere il movimento. Il movimento che ho visto fare ieri sui 2 esempi che mi avete mandato. Ah, Marina segue silenziosamente. E vabbè, alziamo un po' la voce, ragazzi. Quindi quello che ho visto che hanno già fatto in 2, quando modelliamo qua all'interno del fiore, ok? Mi fate queste cose qua che sono da brava bambina. Agostina, ciao! Ci siamo anche oggi, benissimo, solo che oggi siamo in tutti, ok? Ieri eravamo in internos, oggi siamo in tanti, spero, vediamo. Comunque è pubblica oggi la live. Hai capito cosa intendo? Se tu, brava bambina, vuoi fare il fiorellino perché hai il bel pennellino, lo puoi fare, non è vietato, però risulta artificioso, penso io, ne, faccio la bresciana, nel senso che abbiamo il materiale, adesso riguardiamo, adesso ti faccio vedere, io dico Carolina, però è per tutti, ti faccio vedere se tu prendi il materiale così, con tutto il tuo corpo del pennello, e vuoi fare questo movimento, guarda adesso il pennello, c'è la goccia, schiaccio il pennello, alzo il pennello, schiaccio il pennello, alzo il pennello, schiaccio. Questi fiorellini qua si faranno in automatico, senza quella linea lì, che è una linea. Cosa vuole dirmi quella linea lì? Mi vuole dire guarda che lo faccio carino carino, ok? Ma noi non facciamo le cose carine nel dipingere con l'acqua. Mi sono spiegata? Certo che dopo sono mozzafiato, però non vogliamo essere perfetti. Anzi, quindi tu prendi il tuo pennello, lo prendiamo, lo schiacci, usi tutto il corpo, poi lo puoi riportare in un punto e hai fatto già un petalo. Questa tecnica la puoi fare con tutti, guarda, con tutti i pennelli che abbiamo, ok? Quindi fai un po' di queste prove con il tuo pennello. Hai capito? Sembra meno artificioso, esatto, perché questo è circoscritto e voluto, ok? Noi queste cose qui le risolviamo con il negativo colorato. Ragazzi, sono le 9, guardate l'orologio, non voglio dirne, ma visto che riquadro ho messo, ok, di tutti i colori, sono le 9. Voi sapete che qui siamo su YouTube. Il YouTube è un macchinario ovviamente guidato non da Dio, dall'intelligenza artificiale, ok? In parte, poi ci saranno anche un po' di umani, boh, non lo so. Comunque, se voi mettete like e anche hype, cos'è che fate? È un ringraziamento per il mio lavoro. A me scoccia un po' dirlo, però visto che di spontanea volontà non vi ricordate perché siete così presi da quello che sto facendo, allora ve lo devo dire perché all'algoritmo piace, e visto che voglio che i miei video si diffondino, facciamoci aiutare da sto algoritmo che io di persona personalmente non conosco. Non so se qualcuno di voi lo conosce, però sto facendo la spiritosa, hai capito? Quindi mettete like, mettete hype. Grazie. Ci siamo capiti? Vedi la differenza tra una roba così e una roba così? Ok? Quindi sono le 9, possiamo iniziare con il video.
Ho chiuso le finestre per i rumori esterni, quindi devo bere un attimo un po' di acqua. Ieri, per chi c'era, abbiamo fatto questa pianificazione. Io immagino che state guardando dal cellulare, no? O dal tablet, dalla TV non credo, per cui va benissimo che faccio queste live in verticale. Quindi ieri abbiamo fatto questo, ne abbiamo parlato ampiamente per chi c'era ieri e il video è disponibile. Era la nostra pianificazione del dipinto, ok? Dopodiché, fatto questo, ed era su una carta, un retro di una carta, che non mi piaceva perché non è satinata, vedi che questa qua è un po' ruvida, però per fare le piccole demo e un po' di esercizio va benissimo. Quindi vi ho prima spiegato la composizione e dove tenere il fuoco del nostro soggetto, ok? Dopodiché ieri abbiamo fatto questo. Qui è tutto su un foglio bellissimo, mi piacciono questi fogli qua. E abbiamo fatto questo dove abbiamo messo insieme 1, 2, 3, 4 fiori e abbiamo poi fatto la sfumatura e aggiunto degli elementi in negativo. Questi li ho fatti stamattina perché era bello asciutto e anche le foglie le ho aggiunte stamattina perché era asciutto. Ho aggiunto anche un po' di fili argento, anche quello l'ho fatto stamattina, ok? Poi mi sono detta, va bene, noi facciamo i video nel nostro club per l'acquarello, però è anche giusto che almeno un fiore lo facciamo vedere anche a tutti coloro che hanno voglia. Dunque, stamattina, adesso ne facciamo solo uno di questi fiori, dopodiché per chi è abbonato al canale, facciamo sabato prossimo invece l'acquarello giusto, perché questa era solo la prova, e facciamo i 2 step, quindi questa era la prima prova, poi facciamo il secondo video step by step e poi il terzo per le finiture. Quindi oggi vediamo solo un fiore. Ecco qua, e ho preso un foglio picciriddu, piccolo piccolo, però è 600, quindi è la carta bella. E qui vedi dei punti bianchi, che è un colore acrilico bianco che ho già messo alle ore 7 di stamattina. Ok? Perché l'ho messo? Perché vedi che fa un po' una cupoletta e poi doveva asciugarsi. Perfetto. Sempre nei pennelli, ho un pennello con una bellissima punta, questo ce l'aveva, però si è un po' mangiucchiata, e quindi usiamo tutti e due. Intanto uso questo per fare delle gocce. Qui c'è la mia, la mia palette che mi invidieranno tutti, giusto? Sì, sono residui di colori, tutti viola e blu. Benissimo, li ho bagnati. Prendo il pennello con meno punta. Ragazzi, scrivetemi perché sono in piedi. Cosa vuol dire? Che io posso vedere i vostri commenti. E se guardi dal cellulare, tu puoi anche fare lo zoom, quindi puoi vedere benissimo quello che sto facendo. Zooma, zooma. Come ieri io vado già nella rotondità del fiore, quindi ne facciamo uno, ok? Poi è ovvio che quando c'è un'ortensia non ce n'è solo una, vero? Ce ne sono tante, ma tante, se concimiamo bene. Ho scelto il blu, puoi scegliere anche il verde di quelle ortensie bianche che diventano verdi quando fa troppo caldo. Ok, hai visto? Ho fatto la rotondità sotto
Quello l'abbiamo visto ieri, vero ragazze? Datemi un feedback, che all'algoritmo piacciono anche non solo i like e i hype, ma piacciono anche i commenti. E per fine anno ho un certo obiettivo e mi aiutate? Yes, grazie mille. Quindi vedi che ho fatto mezzo fiore? Sì che lo vedi, anche se non lo vedi. E a me piace sempre fare un po' la stupidina. Adesso qua ho il colore dentro, ok, perfetto. Cosa faccio? Lo sciacquo. Ho buttato colore, sì. E piango, no. Ok. Adesso quella tecnica che abbiamo visto prima, scelgo il pennello che ha un po' più pelo, che è questo, non questo qui. Ciao Margherita, scelgo questo pennello. Ma grazie Agostina, guarda qua, lo scelgo, lo bagno solo e posso fare questo lavoro con questo pennello o anche con questo con la bella punta, come abbiamo fatto ieri. Oggi usiamo questo, perché prima abbiamo visto il movimento, no? Quindi entro in una goccia che è ancora umida, prendo il pigmento, schiaccio il pennello, lascio un po' di vuoti funzionali. Vuoto funzionale vuol dire quel bianco lì, lo vedi? Prendo il pennello, lo schiaccio, lascio qualche punto, lascio il vuoto funzionale. Usiamo i nostri materiali che abbiamo e il pennello penso ce l'abbiamo, giusto? Sì, perché abbiamo il pennello? Perché dipingiamo. Vedi ragazzi, ragazze, prendo il pennello solo con l'acqua, schiaccio dentro la goccia, lascio dei vuoti funzionali senza fare il fiorellino. Questo qua, nine. Allora, qua leggo, Marina, mi spiace sprecare il colore, ho il braccio corto, non posso usare 2 pennelli? No. No e no. E perché no? Perché dopo il pennello deve già essere pronto all'uso. Quello sprecare il colore è un mito che non è vero. Perché non è vero? Perché se tu usi già il colore sul foglio, il colore che è qua dentro è minimo, ok? Se invece carichi troppo il pennello e poi lo lavi, allora sono d'accordo con te. Però se no non sono d'accordo con te. Perché se usi benissimo il colore, no? Tu lo prendi e già più che andare dentro l'acqua, va dentro il foglio. Sì, così si fanno le ortensie. Sto iniziando qua con la parte dell'ombra. Questa è l'ombra, questo è il mezzo del fiore, qua sopra sarà la luce. Per chi si è aggiunto adesso, il risultato poi sarà tipo questo. Io sto facendo adesso questa parte qua sotto. Qui c'era più viola, oggi sto beccando più blu. Ok, abbiamo fatto la parte sotto. Perfetto. Adesso prendo il pennello grande che abbiamo visto prima, vado nella parte sopra. Capito? Questo del lavare il pennello, lo so che abbiamo, io non ce l'ho ma avete paura di lavarlo, ma ho paura qui metto un po' di viola, scusate, non potevo resistere. Alba, buongiorno. Quindi se tu usi il colore già sulla carta, quando dopo lavi il pennello, non è che lo sprechi. Ok, quindi abbiamo fatto il sotto, andiamo al fiore. Ho fatto il sotto, adesso giro il foglio per fare il sopra in negativo. Quindi giro il foglio. Io sono ancora in piedi così vi leggo. Vado con una mega goccia a livello
irregolare che mi riprendo un po' il fiore. Su Facebook ho messo, e anche nel post, guardiamo qua YouTube il post, ho messo un mio dipinto finito dove collego un bel po' di fiori. Qui oggi ne facciamo solo uno, tanto per capire come funziona. Adesso tu vedi che ho messo qua intorno tutta l'acqua e vedi quanta acqua c'è, vedi? Ti faccio vedere la goccia, guarda. Io penso che mi sentite bene, ma benissimo. Sì, perché ho fatto la prova del microfono. Dunque, se io ho messo questa goccia così tanto, vedi che adesso lavo il pennello, non c'è colore nell'acqua, perché l'ho messo sul foglio. Capito, ragazzi? Anche questo è un trucco che non sa nessuno. Mi fa ridere. Dunque, acqua. È così evidente che dobbiamo mettere il colore dentro sul foglio, ma non nell'acqua. Adesso entro qui all'esterno, sfumo, posso lasciare un po' di luci, sfumo all'esterno. Vi ripeto, siamo su un fiore, ok? Uno. Lascio un po' di luce e, come hai visto, non ho fatto neanche uno schizzo. Ok. Adesso cosa facciamo? Siamo così, tu fai il tuo bel zoom, prendiamo di nuovo il nostro pennello lungo, entriamo nell'umido, perché qui intorno è tutto umido, ma qui c'è solo acqua, ok? Quindi acqua, metto qua così lo vedi, acqua, pennello umido, colore umido, entro nell'umido, iniziamo qua sotto che c'è più umido e faccio quella tecnica che abbiamo visto prima. Quindi il colore è molto più diluito rispetto a qua sotto perché non sto usando colore, sto usando solo l'acqua, entro nell'umido, tiro con la tecnica che abbiamo visto, tiro dentro con la pancia del pennello, tiro il pigmento e magicamente si forma, si formano i petali. Io rido perché dico magicamente, certo che lo fa l'acqua, ok? È ovvio che lo fa l'acqua se glielo fai fare. Visto? È facile, vero? Ditemi un sì. Visto che non vi leggo, ditemi almeno un sì, che è facilissimo. Quindi ombra, colore medio, luce. In questo colore medio ho preso praticamente i dintorni e me li sto usando qua nel mezzo. Ok, mettiamo un altro po' di pigmento qui che può diventare una foglia, qua sotto. E qua vi ho detto questo è un foglio da 640 grammi, quindi bello, bello tosto. Ok. Siete stregati ragazzi, non vedo alcuna reazione o mi è caduta la linea. Ah, grazie, benissimo, grazie mille. Quindi vi pensavo persi. Capita mi sono da sola. Guarda adesso, prova. Guarda da vicino. Vedi che ho la parte dell'ombra, la parte intermedia e qua la parte della luce. Queste parti della luce le lascio bianche, ok? È il bianco della carta. Poi qui mi è caduta una goccia,
Perfetto, cosa faccio? E anche qua è caduta. Cosa faccio? La lascio. Adesso tu pensa, tu che sei anche nel mio gruppo degli abbonati, pensa che adesso che io ho fatto vedere questo fiore singolo, ne prendi uno, attacchi l'altro e l'altro e l'altro, perché un bel insieme di ortensie non è mai una, sono proprio tantissime. Quindi ho ripreso lui, qui intorno all'ortensia è umido, giro il foglio e chi mi conosce sa cosa farò. Qualcuno me lo dice, vediamo se faccio giusto. Scrivimi cosa faccio adesso. Io intanto io bevo acqua ghiacciata. Che faccio? Ok, siete un po' lenti o forse non c'è connessione. Brava! Depigmentazione, giusto? Quindi pennello bagnato, lo asciugo con la mano, entro nelle zone umide perché so che è umida, ok? Lo devo sapere. Ecco qua. Ed ecco qua. Questa cosa tu la vedi e l'acqua poi separiamo le acque come Mosè. Ma hai capito che sono un po' scema? Qua stiamo depigmentando, vuol dire che dai, me ne è venuta una nuova oggi, caspita. Separiamo le acque. Guarda che bello. Ok, ok. Questa cosa del della separazione delle acque ti dà tantissima, ma tantissima atmosfera, ti dà tantissimo gioco, qui possiamo fare i fili, eccetera. Fatto questo, ieri quando abbiamo visto l'acquarello botanico, abbiamo visto che c'erano i puntini. Umido, umido, umido. Quindi io adesso prendo di nuovo il mio colore, adesso con un pennello un po' più asciutto, quindi lo asciugo sempre con la mano, entro in questo semi-umido e vado a cercarmi dei puntini che mi caratterizzano benissimo il mio fiore, perché abbiamo detto e visto, quello è un po' grosso. Abbiamo visto benissimo che il suo carattere di questa ortensia è che all'interno hanno questi puntini, ok? E questo è un po' grosso. Perché è grosso? Perché essendo lontano me lo devo tenere un po' più piccolo, dunque lo tolgo. Questo qua lo togliamo. Era ancora umido, quindi si può fare. Abbiamo visto che l'ortensia ha questa caratteristica del puntino in mezzo. Non esageriamo né, e poi qui possiamo fare i puntini più grandi perché è vicino, qua invece i puntini piccirilli, no, piccirilli si dice senza la D, più piccoli perché è lontano, quindi anche questa è la prospettiva, puntino grande, puntino piccirillo. Ok, adesso tocco, è ancora umido, yes, anche qua è umido, qua dentro un po' meno. Vediamo quello che qualcuno con quella linea un po' strana, questa linea la ripeto, questa, ok? E lo dico anche per gli altri perché tutti hanno fatto un po' questo errore. Quella linea lì noi la risolviamo con il negativo colorato, ok? Ragazzi, vedo solo 4 like. Vi faccio vedere un negativo colorato, vediamo se vi piace. Quindi qua
ho un fiore perché ho detto guarda che c'è il puntino. Adesso mi siedo. Ciao Valeria, ciao e ciao a tutti. Quindi quella linea lì la evitiamo. Adesso prendo il pigmento, faccio quella linea che hai fatto, carissima, però su asciutto. Vedi che ho fatto questa linea, perfetto. Yes, ma adesso cosa faccio? Quello che non vuoi fare, butto il colore nell'acqua e con lo stesso pennello, lo stessissimo pennello, vado a sfumare. Perché una linea rigida così non la vogliamo. E guarda qua, magicamente, ho fatto un fiore, ok? Vi è piaciuto il fiorellino? Rosalba, ciao. Io dico ciao a tutti. Ok, hai visto che c'è la differenza tra la linea e una linea sfumata? Adesso la facciamo qua sotto. Quindi definisco un fiore, ok? Anche con adesso è in linea, è vero. Butto subito il colore, vi provoco, butto il colore, vado subito qua, tic tic tic, e sfumo. Perché quella linea nitida non la vogliamo. Perché non la vogliamo? Perché così è più bello, ok? Vedi? E di questi elementi non esageriamo, ne dobbiamo fare qualcheduno e basta. Perché solo qualcheduno? Perché il nostro caro occhio vuole avere da fare anche lui. E se tu fai troppe robe, l'occhio si offende e dice: ma se tu mi dici già tutto, io cosa devo andare a scoprire? Vero? Ragazzi, purtroppo o per fortuna ho sviluppato questa tecnica così semplice che tutti possono applicarsi. Quindi meno fai, l'abbiamo già visto anche in un altro video, meno fai, meglio è, però devi farlo bene e sfumare bene e magicamente ti appariranno delle cose, visto qua, che prima non c'erano, ok? Carinissimo, grazie, ma non è ancora finito. Ma avete visto cosa intendo? Signore e signori, non c'è bisogno di quelle linee, tanto l'occhio se vede uno, vede due, il resto non glielo devo tanto raccontare. Sei d'accordo? Scrivi sì se sei d'accordo. Vi devo dare gli ordini, se no non mi capite. O mi capite, o non mi sentite come ieri. Perché delle volte abbiamo questa cosa del microfono. Forse non mi avete capito. Ok, quindi mi basterebbero il QB, quanto basta? 2 fiorellini fatti giusti, ma non di più, ok? Non di più. Tanto l'occhio li ha visti. Adesso prendiamo questo pennello. Sì, 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 mi sentite benissimo, sono contenta. Sì, perché ieri qualcuno sentiva e qualcuno no, e mi è venuto il dubbio del microfono. Poi qualcuno mi ha detto io sento benissimo, l'altro mi ha detto io non sento, però visto che prima di fare il video io faccio la prova microfono, io ero convinta che si sentisse tutto bene. Ok, adesso è già asciutto. Questa tecnica è magica, Margherita, è la più magica in assoluto. E io sono molto fiera di averla creata. Per me, io non ho figli, per me questo è il mio figlio, la mia creatura, un scarafaggio, che è bello a mamma sua, che poi invece non è un scarafaggio. Comunque, prendo sempre lo stesso pigmento, quindi non vado a cambiare pigmento, lo prendo con il pennello piatto, questo, sempre della Da Vinci, qui il numero 20,
Prendo un po' meno pigmento adesso. Vado a enfatizzare quelle linee che abbiamo fatto prima. Così mi esce un bel negativo colorato che può fare tipo da rami che sono dietro l'ortensia. Ok? Sì, questa tecnica è una roba che ognuno può fare, perché facciamo fare all'acqua, ok? Il titolo di questa live è proprio fai dipingere l'acqua. Facciamo dipingere all'acqua o quello che l'acqua sa fare, giusto? Giusto. Ci dobbiamo preoccupare di me? No. Tanto questo metodo l'ho sviluppato già da un paio d'anni, diciamo una quarantina, quindi so quello che faccio. Ok, visto qui come si sta evolvendo, e io so che questa cosa vi piace tanto, però non lo faccio ovunque, giusto? Non lo faccio ovunque. Quindi qua lo lascio così, qua ho tirato fuori il negativo colorato e invece qua prendo sempre lo stesso pigmento, vuol dire uno di questi blu-viola, non ho cambiato ancora colore. Vado qua e dico, vabbè, mettiamo un po' di un positivo, una bella foglia. Qui ho fatto una foglia negativo positivo, negativo positivo, e bilancio i rami. E adesso vi faccio vedere una piccola chicca. Io sono un amante dei colori. Si è capito? Ok, Marina mi scrive, per me, dal dire al fare c'è mezzo l'acqua. Esatto. Le tue macchie sono magiche, si trasformano in bellissime. Le mie macchie restano. No, non restano macchie, cara. Falle diventare qualcosa. Vi ho già detto che è l'acqua che lavora per noi, ok? Se l'acqua lavora per te, tu non devi più fare tanto, però fallo fare all'acqua. Qui gli do un po' di rami qua sotto. Sì, si vede bene, ma molto molto bene. Grazie per il like, adesso ci stiamo un po' svegliando, sono le 9:30. Io sono un po' mattutina, ragazzi. Ok, adesso quei fili magici, no, che metto quasi sempre, ho questo colore qui che si è già asciugato, lo bagno. Ragazzi, l'acquarello è crescita personale, va bene? Questo metodo qua è crescita personale, il famoso mindset che adesso dicono tutti, ok? Posso usare anch'io quella parola? Sì. Quindi non dire che le tue macchie rimangono macchie, fate aiutare dall'acqua, dall'acqua che è come uno psicologo. Allora, entro qui tanto come prima, vedi? Ok, mettetemi la faccia che ride. Ho il bel colore bello pieno, vedi? E adesso quello che lì ho fatto in negativo, prendo un po' di puntini qua davanti, colore, e faccio, se qui c'è negativo, qui metto un po' di positivo, giusto? Anche sopra il fiore, Adri? Anche sopra il fiore che è venuto bene? Ma sì! Perché? Perché spesso davanti ai fiori ci sono rami, ci sono altri fiori, ci sono ragnatele, quindi c'è la vita, se non è un fiore di, come si chiamano lì dove fanno l'allevamento, fiorista, allora qui c'è un po' di roba, giusto?
Vi stavo dicendo che adesso vi regalo una chicca di Kiko, perché piacendomi i colori, ovviamente mi piacciono anche i trucchi. E stamattina nel truccarmi ho visto che un colore non mi piace sull'occhio, è questo. È blu, ma guarda un po', come mai è blu? Ti piace il blu, Adri? Sì. Questo qui è per fare l'eyeliner, quindi ha un po' di glitter, ok? E per l'eyeliner non mi fa proprio un cacchio. Quindi ho detto, lo butto? No, perché ho il braccino corto, non lo butto, lo usiamo per l'acquarello, qua. 2 o 3 puntini glitterati, vedi? U- Perché l'acquarello deve essere divertente, quindi non lo butto, c'è addirittura già il pennello sopra, sul mio occhio agé, non va bene questo eyeliner, perfetto. Mi piace avere un po' di puntini luminosissimi e lo butto qua e là. Questa idea mi è venuta stamattina. Non è della migliore qualità, vedi, però un pochino. Tanto per non buttare. Non si butta niente e neanche il colore. La fantasia non ha limiti, esatto. Questo qua. Bene, 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 vi ho trattenuto. Avete visto qua cosa intendo? Quindi abbiamo fatto uno. Tu adesso questo video lo puoi guardare quanto vuoi. Tu pensa che puoi prendere un pigmento, un elemento, aggiungere un altro e un altro. Adesso vediamo quello che abbiamo fatto ieri. Vedi? Così. Qui ne ho messi insieme 1, 2, 3 e addirittura ho fatto uno in negativo qua dietro. E la stessa tecnica dei fiorellini, ok? Poi più bella è la carta, perché questa carta qua faceva schifo, però visto che abbiamo il braccino corto, diciamo, ma anche giusto per il nostro benessere del pianeta, non sprecare le cose, è giusto? Quindi usiamolo e giriamolo il foglio. Qui avevo fatto un'altra roba e qui ho fatto la prova. Aspetta, Marina chiede, a proposito di crescita personale, questa tecnica sviluppa il coraggio di lasciarsi andare e perdere il controllo a tutti i costi. Se tu perdi il controllo, questo è vero, ma solo in quei 5 minuti, dopo lo riprendiamo il controllo, perché man mano che fai esercizio, dopo tu sai quello che fa l'acqua e fai fare all'acqua quello che vuoi tu. Quindi è water management. Ah, io e le parole, guarda qua. Vuol dire che sei tu con lei o con lui che ha, che ha la padronanza dell'acqua. Sì, è molto terapeutico, molto, molto, molto. Ti dà tanta fiducia in te stessa. Adesso tolgo questo così riguardiamo bene questo. Vedi quanta luce, ragazzi? Ok, abbiamo fatto mezz'oretta. Io sono di nuovo in un bagno di sudore perché pensavo fosse più fresco, ma non lo è. Se fossi ma lo sono, metterei un po' di acqua glanz. Vediamo se lo trovo così al momento. Sì, io nel finale di un acquarello metto sempre questo, ok? Acqua glanz, che è un liquido. Vediamo se si apre. Ragazzi, è live, si è ingato. Non riesco ad aprirlo.
Comunque con questo prodotto, visto che non riesco ad aprirlo, perché c'è la sicura per i bambini, grazie Schminke, la sicura... Ah, forse adesso. Ok, sono riuscita. La Schminke è un'azienda seria, mette la sicura per i bambini, così non se lo mangiano o lo bevono. Quindi io entro qui, e questo è trasparente, lo sto finendo, mannaggia a me, lo prendo, ok, vedi? E qua metto delle scie di lumaca che dopo, una volta asciutto l'acquarello, ti lasciano quel velo di luce che a me piace tantissimo, ok? Quindi tu usalo se ti piace, se non ti piace non usarlo. Visto? Sì, sì, è l'acquarello terapeutico, penso l'arte in ogni sua forma. Siete d'accordo, ragazzi? Ok, adesso facciamo un altro zoom. Se mi viene guarda, vedi come luccica, guarda che bello. Questo quando si asciuga rimane come una scia proprio così, ok? Benissimo, e vedi che un fiore l'ho fatto uno, ma l'ho fatto abbastanza, come dire, giusto per contare che è un'ortensia, 1 e 2, al cervello basta. Se li vuoi fare tutti, grazie a tocchetto, potrebbe essere anche oro, certo, puoi mettere l'oro, l'argento, il blu, tutto puoi mettere. Io ho questa palettina qua, che qualcuno conosce. Qui dentro ci sono tutti i colori perlati. Era una palettina che ha fatto la Schminke e che tuttora la palettina non esiste più così tutta insieme. Però i colori perlati sì, vedi c'è l'argento. Maria Cecilia, Monet, perfetto. Vedi che c'è questa palettina con tutti i colori, ma perlati. C'è il grigio, c'è il bronzo, c'è il verde, il blu, i rossi, l'oro, l'argento. L'argento qua l'ho quasi finito. Pen that palette, l'ho già pannata la palette, guarda qua. Quindi con questi puoi fare, sì, puoi mettere, chi l'ha scritto prima, alla fantasia non ci sono limiti, ok? Adesso ti ho fatto vedere un elemento di un'ortensia, se mi viene lo sgheo, diciamo, quindi l'input di fare un video pubblico, vediamo. Vi faccio vedere questa tecnica con più elementi. Ok? Oggi il tempo è quasi passato, come al solito vola, però ti ho fatto rivedere un fiore singolo a tutto il pubblico, ok? Chi invece è abbonato al canale, ragazzi, anche tutti gli altri ovviamente, usate bene i pennelli, ok? Faccio vedere un'altra cosa, ancora 2 minuti, dai. Anche se sto sudando. Qua ho un quaderno. Loredana, buongiorno Adriana, una curiosità. Il tuo percorso pittorico parte da una tecnica classica e poi hai elaborato questa splendida tecnica. Sono un grande stimolo, è vero. E, stimolatemi anche voi ragazzi con dei like, ve l'ho già detto. No, io ho fatto tutto fai da te, ragazzi. Io ho iniziato 12-13 anni e l'ho fatto per disperazione. Ero un'adolescente, una bambina, una ragazza debole perché ero immigrata dall'Italia alla Germania e non è stato facile.
e dunque la mia medicina era l'acquarello. Per quello ho detto terapeutico, è vero, perché mi ha aiutato a crescere. Ciao Lucia, guardati tutto il video dopo. Abbiamo detto, nel senso che il video lo lascio lì, lo lascio nella live, quindi guardatevelo anche in differita dopo. Se tu hai il tuo pennello, abbiamo detto che possiamo usarlo tutto, quindi schiacci bene e il pennello fa il lavoro per te, giusto? Giusto, e anche se è questo, dalla sofferenza esce sempre qualcosa di bello, è vero? Oh, sì, sì. Io mi chiudevo in stanza e dipingevo, ragazzi, non c'era l'internet, non c'era un cavolo. Io ho preso la mia prima paghetta e ho comprato la mia prima tavolozza di colori schminke. Ok? Oggi i ragazzi si compreranno non so cosa. Io, quando ho ricevuto i primi soldini, perché non ce n'erano, ho comprato la prima tavolozza. Comunque, acquarello terapeutica. Terapeutico sì, se anche ho un pennello come questo, puoi usare la punta e fai una linea sottilissima come con lui e poi schiacci il pennello, vedi? E anche qua puoi fare due piccioni con una fava. Ok, quindi usate i materiali che avete. Bene, se io adesso non vedo più domande, direi che... Ciao Adriana, piace rivederti. Purtroppo capisco pochissimo l'italiano. Ok, cara Marie-Céline, domani, quando il video ha fatto tutto l'upload, metto i sottotitoli in inglese, tedesco, francese, spagnolo, inglese e italiano, ok? Così tutti possono leggere i sottotitoli. Questo si può fare solo quando il video è elaborato da YouTube. Adesso vi stacco qua. Vi rifaccio vedere il faccione sudato, così capite chi vi ha parlato, sono io. Buongiorno. E vi auguro una buona domenica, iniziata bene. Quality time. Quality time è questa, ok? Mettete like, ve l'ho già detto. Queste lezioni qui bisogna farle sempre, solo che fa caldo, anche oggi, pensavo meno. Io adesso mi riapro la finestra perché l'avevo chiusa per i rumori. Ah, ecco, che colore, non sono neanche abbronzata, però vedi il microfono, è qua. Buona domenica a tutti, farò dei video spontanei tipo questi quando mi viene così per la testa e allenamento. A tutti, grazie per essere stati qua con me. Ciao!